Quando abbiamo deciso di iniziare questa avventura coraggiosa di aprire una casa di distribuzione nuova in Italia, eravamo un po' guidati, e tuttora lo siamo, da un manifesto che abbiamo voluto redigere proprio per non perdere la rotta e saper sempre scegliere con convinzione i film che ci vengono proposti. E l'obiettivo era proprio quello di in qualche modo selezionare dei titoli che non fossero solo e semplicemente di intrattenimento, da gustare al buio nella sala, ma che una volta accese le luci lasciassero dentro un qualche cosa, sollevassero dei quesiti, ribaltassero un po' dei pregiudizi e arruffassero un po' tutte le nostre certezze. Nel nostro catalogo troverete sempre dei film che in qualche modo approfondiscono, che sanno divertire, ma devo dire anche insegnano e soprattutto ti fanno veramente pensare, ti sconquassano un attimo e esci un po' dalla sala col desiderio di fare qualche cosa per cambiare il mondo, o comunque ripensi al tuo modo di concepire alcune cose della vita. Insomma, grandi ambizioni, anche quelle di in qualche modo trovare un cinema che sapesse anche, volendo, cambiare il mondo. Ebbene sì, cambiare il mondo, quindi non semplice solo intrattenimento, insomma. Sono già stata a Istanbul, sono già stata in Russia in autostop e non ho paura. Suppongo che in abito da sposa creerà un po' più turbamento nelle persone che ti caricano, però alla fine non penso che ci saranno problemi. Nel momento in cui partì non ebbi una sensazione bellissima, io non so perché. Sì, non è stato un saluto particolare, più un ciao, ci vediamo appena torni. Barış için İtalya'dan İsrail'e doğru gelinliğiyle yola çıkan ve Türkiye sınırlarına girdikten sonra kaybolan. L'ultimo messaggio che aveva mandato è stato lunedì mattina verso le 11 ora italiana. Un film particolare di finzione che mi piace ricordare, che in qualche modo rappresenta un momento felice del nostro percorso, è il film The Rider. The Rider è un film straordinario, ma non basta. Come si diceva, non basta che il film sia bellissimo in qualche modo per entrare nella nostra linea editoriale. Quello che lo rende speciale è anche il fatto che siamo riusciti, e questo è uno degli altri intenti della nostra distribuzione, a recuperare un film che si era perso per le strade della distribuzione internazionale, una piccola perla, una gemma che nessuno aveva ancora portato nel nostro paese, forse per paura che non fosse troppo commerciale, forse perché per paura che gli argomenti trattati non fossero interessanti per il nostro pubblico, una serie in qualche modo di argomentazioni che si sono rivelate per fortuna nostra essere un po' dei pregiudizi, perché il film quando è uscito è piaciuto moltissimo, ha avuto tantissima attenzione da parte del critica e del pubblico, ed è un altro motivo di orgoglio quando riesci a individuare comunque un film di un esordiente. In quel caso era il secondo film di una giovane regista sconosciuta che poi col tempo si scopre essere agli occhi di tutti in modo indiscutibile una grandissima regista. Infatti Chloé Zhao è stata premiata a livello internazionale, ormai è consacrata da tutti come una delle registe più interessanti al mondo oggi. Quindi questa è un'altra di quelle cose che sono importanti e che rendono speciale un po' il nostro lavoro e ci danno anche senso. Un film che rappresenta, ad esempio, e condensa in modo molto efficace il nostro manifesto è sicuramente, tra l'altro uno dei miei film del cuore, è Speak Up a voce alta, è un film documentario girato in Francia, che racconta di un concorso di oratoria. È scritto nel senso che il trattamento è scritto, ma è un documentario, quindi è tutta improvvisazione, con un ritmo incredibile. Riesce quindi ad essere assolutamente godibile, non annoia praticamente mai, ma nel guardarlo, ti lascia dentro, ti emoziona, ti scatena quindi tutto, anche la pancia, ti prende la pancia, ma ti mette in attività tutti i pensieri. Alla fine impari tantissime cose senza accorgertene e tratta, seppur in modo molto
sottile il tema dell'immigrazione. Direi che Speak Up, che naturalmente invito tutti a vedere se possibile, è un altro di quegli esempi di film che sono perfettamente in linea, diciamo, con i nostri obiettivi, con la nostra linea editoriale, insomma. Non è quindi una questione di quote rosa, è una conferma che quando a scegliere i titoli, selezionare i titoli, c'è una sensibilità femminile, che in questo caso è la mia o quella del team che lavora con me, che è composto al 99% da donne, c'è soltanto un unico uomo, evidentemente c'è una sensibilità comune che fa sì che veramente per caso si scopre che tanti film di donne vengono, insomma, scelti, selezionati e accolti nel catalogo. Quindi anche questa è una cosa che mi fa molto piacere, e veramente tantissimi film sono di registe donne. Peccato che tua madre non sia qui. Potevate ostinarvi insieme. Credo che Dio abbia dato uno scopo a tutti noi. Per un cavallo è correre nella prateria. Per un cowboy è cavalcare. I luoghi più importanti dove noi andiamo a caccia appunto di titoli per fare la nostra selezione sono i festival internazionali più importanti, dove per lo più si incontrano i cosiddetti sales agent, quindi gli agenti che rappresentano i diritti di una serie di film. Si fanno proprio degli appuntamenti e lì si valuta il film che può esserti proposto in diverse fasi, cioè ci sono dei film che vengono acquisiti addirittura sulla carta, quando non c'è nulla ancora da vedere, ma c'è un trattamento, c'è magari un piccolo teaser, una presentazione più o meno lunga e dettagliata, oppure c'è la possibilità di vedere i film interi o nel corso di proiezioni private o dedicate solo e esclusivamente ai buyer, quindi alle persone delle varie distribuzioni, oppure anche delle TV, perché partecipano a questi incontri anche i buyer televisivi, quelli che fanno magari delle acquisizioni soltanto per la messa in onda sui propri canali. Assisti quindi a queste proiezioni e poi, se sei interessato al film, c'è tutta una procedura che dipende da quanto è forte, quanto è commercialmente forte il titolo. Ci sono dei casi in cui ci sono delle vere e proprie aste, nel senso che ci sono più distributori interessati allo stesso titolo, e quindi dipende un po' dalle offerte che vengono fatte e anche dal profilo del distributore, perché ovviamente il sales agent deve affidare in qualche modo il film anche a una compagnia, una società che sia titolata a farlo, cioè ti garantisca una certa cura, un investimento e la possibilità che il film venga effettivamente visto dalla maggior parte degli spettatori possibili, e che possibilmente anche dopo lo sfruttamento in sala venga venduto dalle televisioni, e questo è tutto compito del distributore. La musica di Hans Zimmer è davvero travolgente. E la musica cresce. La telecamera scende e si resta con un grande interrogativo. Wow, qui la musica significa molto. Io ho un po' di paura di scoprire che cosa sarà il mondo dopo quest'anno, perché non sono così convinta che tutto torni come era prima. Già prima il cinema era in difficoltà come momento di visione collettiva davanti a un grande schermo, che quello per me è l'essenza del cinema. Persone che davanti a questo schermo che guardano e osservano, poi se ne vanno e discutono nel foyer animatamente. Questo per me è il cinema, e senza questo, tra l'altro, non so tanto se abbia senso per me personalmente continuare a fare questo lavoro, perché il mestiere del distributore può anche semplicemente essere quello di commerciante, è una sorta di compravendita di diritti
di prodotti, quindi trovarmi a comprare dei pacchetti di film tanto al chilo per proporlo alla piattaforma X piuttosto che Y, alla TV, eccetera, eccetera, è tutto un altro mestiere che tanti fanno sempre o magari hanno sempre fatto, ma non è il mestiere che piace fare a me. Ho paura soprattutto di che cosa sarà di noi rispetto allo sfruttamento sala. Ho paura che questo momento di stasi sia stato un po' troppo lungo e sarà ancora, visto che non sappiamo quando ne usciremo, lungo. Temo che magari che veramente ci sia poi un'abitudine al cinema da divano, visto su questi device che saranno sempre più sofisticati, tenteranno sempre di più, soprattutto le giovani generazioni, a starsene in casa, a guardare film che già troviamo sulla rete abbondantemente a casa, quindi che si perda quel momento prezioso di condivisione e di magia. Ho paura, ma questo è un discorso legato a tutto il cinema, né al nostro tipo di cinema di nicchia, né legato al cinema documentario. Anzi, penso che il cinema che ha più chance di sopravvivere, cioè di continuare il suo percorso più o meno simile a quello che è stato pre-pandemia, è proprio questo cinema, chiamiamolo d'autore, o comunque cinema che si indirizza ad una nicchia specifica di amanti della cultura a tutto tondo, che sono pochi rispetto alla maggioranza, però sono realmente appassionati e credo che non rinunceranno all'idea di trovare degli spazi dove vedere dei film, magari con i dibattiti come organizziamo noi, con un confronto, con un approfondimento. E quindi il nostro tipo di cinema, anche il cinema documentario, è quello che a mio avviso andrà a morire più lentamente. Il cinema documentario in particolare sta vivendo negli ultimi anni un momento di grande spolvero e grande splendore, il che mi rende molto felice, perché appunto, come dicevo agli inizi, era considerato davvero serie B o C, non era cinema, era qualcosa da guardare alla TV, per lo più associato a National Geographic, a quel tipo di approccio lì, o il reportage. E invece, come ben sappiamo ormai, perché lo vediamo anche grazie ai festival, dove viene selezionato, dove viene mischiato al cinema di finzione ed ha per fortuna adesso la stessa dignità, sappiamo che invece è un territorio di grande sperimentazione, un territorio dove si può veramente mischiare la finzione e il documentario, i registi possono davvero dare sfogo alla propria creatività e molto più che il cinema, diciamo, scritto, e nella realtà ci sono dei personaggi straordinari, delle storie pazzesche che basta decidere, no, come guardarle, dove posizionare il proprio occhio, la propria telecamera, scegliere nell'umanità vasta e meravigliosa e complessa qual è, diciamo, il nostro personaggio, attore più importante da seguire. È tutto già scritto lì ed è la sensibilità del regista che poi riesce a trasformare la storia di due passanti in un bellissimo film. Siamo nel paese in cui il doppiaggio viene fatto con una maggior cura, attenzione, i risultati si vedono. Io, in un mondo ideale, vorrei che le porte dei cinema fossero aperte per entrambe le versioni, cioè come se tu mi chiedi un libro, come vorresti che fosse il tuo libro ideale? Il libro ideale sarebbe con la versione originale a fronte, che ci fosse la possibilità di gustarsi gli adattamenti, diciamo parlando di doppiaggio, le voci italiane, ma anche volendo di poter scegliere. La possibilità per me sarebbe di poter offrire i film nelle due versioni, però che lo spettatore potesse scegliere. Invece nel nostro paese c'è in qualche modo una sorta di pregiudizio che dice che il pubblico è abituato al doppiaggio, di conseguenza senza il doppiaggio non va al cinema. Probabilmente è così, ma chi è che lo ha abituato? Lo abbiamo abituato
noi, o meglio, le generazioni di distributori e di esercenti che hanno imposto questa cosa prima di noi. E idealmente, ribadisco, come noi spesso facciamo peraltro, diamo la possibilità agli esercenti di programmare la versione che preferiscono. Facciamo anche la versione doppiata e poi lo spettatore deciderà se andare al cinema a vederlo in lingua originale, che comunque in qualche modo ti permette, è vero, di apprezzare di più l'arte, diciamo, attoriale, perché effettivamente l'attore, la sua arte si esprime col corpo ma anche con la voce, per forza. Dall'altra però anche l'arte dei doppiatori, che anche quella è un'arte a tutti gli effetti. Davvero? Lo si sottostima? Ma allora... Ricordo la prima volta che ha funzionato. Lo ricordo molto bene. Ero nel mio letto, era sera. Avevo appena visto un film. Ci ho riprovato per l'ennesima volta e ne è valsa la pena. Noi comunque in questa situazione abbiamo attivato la nostra piattaforma, anche la piattaforma Wanted Zone, che è attiva, quindi c'è anche una piattaforma digitale che è una sala virtuale che abbiamo aperto quando al nostro piccolo spazio di Milano, perché abbiamo un piccolo cinema a Milano, tra l'altro, da cui vi sto parlando, è stato chiuso, quindi abbiamo aperto la nostra sala virtuale. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo attivato con My Moviestar, adesso lì possiamo organizzare o ricercare di riprodurre quegli eventi che ci piacciono tanto, facendo una sorta di momento di scambio, di collettività. Stiamo riproducendo sul virtuale più o meno gli stessi meccanismi della sala fisica: interazione, rapporto, condivisione. In un momento di follia, se vuoi sapere il sogno che ho, dici sei matta, però è quello che in realtà è un po' più è già un po' iniziato il percorso, nel senso che abbiamo proposto un progetto al Comune di Milano, abbiamo partecipato a questo bando per il crowdfunding civico, che è stato un bando di qualche mese fa, e il nostro progetto è stato selezionato, quindi saremo sulle piattaforme crowdfunding con il Comune, col progetto di aprire un cinema, ormai siamo un piccolo cinema a Milano, all'interno di un parco, al Giambellino, un cinema riservato, pensato, studiato per i bambini e le famiglie. Uno spazio quindi molto simile in qualche modo al cinema dei piccoli che c'è a Roma, all'interno di Villa Borghese, che dovrebbe però essere realizzato con una struttura tipo prefabbricata che viene costruita ad hoc e viene posizionata all'interno del parco. Questo, se riusciamo a realizzarlo a Milano, è un sogno, e se vogliamo sognare ancora proprio più in grande, se riuscissimo a studiare un modulo prefabbricato da poter esportare, sarebbe bellissimo che tanti piccoli cinema marmocchi, come lo chiameremo noi, cinema dei marmocchi, popolasse i giardini e i parchi di tante città d'Italia, diciamo così. Mi hanno rubato tutte le nocciole, non ce n'è più neanche una. Beh, ci sono sospetti per caso? No. Qualcuno con una pelliccia, con le orecchie a punte e i denti molto affilati e aguzzi per caso? Oh, lei intende la volpe? La volpe, esatto. È furba, meschina e anche malvagia. Tra le sale che sono state chiuse ovviamente c'è anche il nostro piccolo cinema a Milano di Via Vannucci, che abbiamo aperto 2 anni fa, meglio 2 anni fa qui, ma prima avevamo in realtà un'altra sede, e che nasce proprio con l'intenzione di dare innanzitutto la possibilità ai film che spesso purtroppo vengono smontati troppo velocemente dalle sale, diciamo, più commerciali, quindi dare lunga vita e lungo respiro a dei film che ne meritano, quindi dandogli la possibilità di scatenare un passaparola e di crescere anche nel tempo, cosa che purtroppo non sempre c'è la possibilità di fare, perché in altri spazi, se un film non funziona, viene smontato e è finita lì. Quindi da una parte questo, dall'altra perché volevamo provare un altro modo di concepire la sala, quindi uno spazio molto piccolo, molto familiare, una piccola salettina davvero da 25 posti, dove però le persone che ci abitano e che la vivono tutti i giorni sono
dei professionisti del cinema che sanno e conoscono molto bene i film che programmano, quindi sanno anche consigliare i soci, spettatori, possono anche organizzare delle proiezioni on demand, quindi a richiesta dei film del catalogo di Wanted, e quindi c'è un rapporto molto vicino con gli spettatori, che sono praticamente tutti dei soci. Bisogna quindi associarsi per far parte di Wanted Clan, e c'è anche un piccolo angolo di barettino dove solo i soci possono bersi un bicchiere di vino. È un'atmosfera molto molto conviviale, diversissima da quella che si trova negli altri cinema. Magari si sta un po' più scomodi perché non ci sono le poltrone delle sale diciamo più commerciali, però c'è quella passione un po' che si respira nell'aria. E infatti tutti, insomma, i nostri soci sono spesso affezionati e ci contattano, ci seguono e anche ci sostengono a distanza in questo momento di difficoltà. È proprio un punto di riferimento per il quartiere. Ad esempio noi pubblichiamo sulla vetrina, siamo sulla strada, pubblichiamo sulla vetrina la programmazione, pubblicavamo, cioè, proprio dalla strada, dalle strade qui a fianco, passano ogni tanto perché vogliono venire di persona a guardare, a vedere che film c'è, buttano anche dalla finestra di fronte, ogni tanto si vede cosa c'è proprio quell'atmosfera un po' di quartiere. Le social street qui vicino programmano, cioè postano sempre il nostro programma. I nostri soci sono tanto della zona e ci seguono con costanza. Oltre al film organizziamo anche presentazioni, anche con registi esordienti che vogliono confrontarsi con un pubblico per la prima volta, mostrare il proprio film per la prima volta. Facciamo anche dei concerti al pianoforte col film a seguire, letture sempre legate alla tematica affrontata nel film, e i famosi dibattiti che ci piacciono, il dibattito con la presentazione del regista, e anche chiunque sia esperto nell'argomento può proporsi di introdurre il film. Insomma, è una sorta di sala molto, molto familiare di cui sono molto orgogliosa. Speriamo di riuscire ad aprirla presto.